un collegamento altruistico, allora dà dei miglior frutti. Ora cedo la parola all'Antonietta che vorrebbe parlare, che forse spiegherà meglio. Volevo dire solamente alcune cose. Prima di tutto volevo portare il saluto della Commissione Sanità e Sicurezza Sociale del quartiere San Faustino a tutti i convenuti a questo convegno. Nel dire questo volevo sottolineare come la Commissione Sanità e Sicurezza Sociale del quartiere, man mano che ha sempre meglio conosciuto l'attività delle assemblee e l'articolazione di queste assemblee, cioè parlo delle assemblee dei rapporti umani in quartiere, ha cercato di fare sempre più proprio questo discorso, insomma. Io volevo sottolineare solamente alcuni elementi che hanno permesso questo tipo di rapporto molto stretto e che alla fine hanno fatto così entrare questo tipo di attività come proprio nel tipo di attività che può condurre una commissione sanità e sicurezza sociale di un quartiere, di una città, insomma. Prima di tutto il carattere continuativo di queste assemblee e l'articolazione sempre svolta attorno ai casi concreti che si ha attraverso i gruppi di studio su tutto il territorio. Insomma. Questo permette a una commissione e soprattutto ai cittadini, a coloro che lavorano in queste assemblee, di essere così a stretto contatto con i problemi quotidiani e concreti di moltissime persone del quartiere. Il secondo punto è stato il modo stesso col quale all'interno di queste assemblee venivano trattati e discussi i problemi, cioè non c'era e non c'è una stretta specializzazione attorno a casi di attinenza psichiatrica, ma il discorso della valorizzazione umana permette di trovare un terreno di discussione e di lavoro che si serve molto, anche direi soprattutto, no? Cioè, questo viene messo più in evidenza, per persone che hanno avuto una cosiddetta carriera psichiatrica, ma che è benissimo estendibile a tutte le persone che soffrono o subiscono certe situazioni che nascono così dai rapporti stessi di sfruttamento di potere che dominano questo tipo di società. Inoltre, oltre così a godere proprio in questo senso la Commissione Sanità e Sicurezza Sociale di queste grosse potenzialità, ci siamo accorti come anche per intervenire, no? In situazioni così diciamo di popolazioni marginate, insomma comunque presso anche gruppi ristretti di immigrati o altri cittadini di Modena che soffrono di una situazione sociale molto complessa, per arrivare a proporre a loro anche degli obiettivi di sviluppo economico e sociale più complessivi, bisogna senz'altro passare attraverso i loro problemi quotidiani e i loro problemi concreti. Insomma. Credo che questa, dopo così un'esperienza condotta dalla Commissione su un nucleo di immigrati 2 o 3 anni fa, è stata l'acquisizione più importante. Cioè veramente mi sembra che diventa velleitario impostare un lavoro politico, di iniziativa politica e di lotta attorno ai problemi dell'immigrazione, dell'emarginazione, del disadattamento, senza fare i conti proprio concretamente con i singoli casi, con i problemi concreti di tutte queste persone. Insomma. Io così volevo solamente portare il saluto della Commissione e sottolineare appunto questo fatto che mi sembra molto importante, cioè di come la Commissione Sanità e Sicurezza Sociale del quartiere sia stata veramente potenziata dal lavoro di queste assemblee. Moltissimi anni lungo i quali si è cercato di portare avanti la linea che è stata indicata in questo momento a nome della Commissione Sanità e Sicurezza Sociale del nostro quartiere. È nato un tentativo di teorizzazione che è ancora nella sua fase iniziale. Ora noi sappiamo che molti amici verranno più tardi e saranno curiosi di conoscere questo tentativo di teorizzazione, ma visto che
ancora non sono arrivati, visto che è importante per poter proseguire il lavoro, dire qualcosa di più sull'attività terapeutica popolare, perché è così che noi chiamiamo ora il nostro lavoro. Io mi limiterò a darvi inizialmente un piccolo schema di un voluminoso lavoro che se voi avrete pazienza in questi giorni discuteremo insieme, scegliendo voi stessi dei numerosi argomenti possibili, quelli che vi interessano. Ora io vorrei che voi aveste questo schema sull'attività terapeutica popolare, ecco, che cosa intendiamo? Ne vorrei uno anch'io così lo seguo meglio. E cercherò di illustrare, se voi avrete pazienza, di quando in quando, naturalmente lasciando lo spazio opportuno affinché le più diverse esperienze possano qui confluire. Noi illustreremo in questi giorni qualcuna di queste caratteristiche e prenderemo in considerazione qualcuna di queste finalità. Perché parliamo di attività terapeutica popolare? Ecco, io vi leggerò quello che ho provato a pensare quando insieme con tutti i compagni si tratta sempre di un lavoro collettivo, mai di un lavoro individuale. Quello che ho pensato insieme ai compagni che potesse raccontare un poco la storia del sorgere dell'attività terapeutica popolare. Dicevo appunto, fino ad oggi, a quanto ci risulta, non ci si è mai proposti in maniera esplicita e deliberata di promuovere, raccogliere, documentare, confrontare e trasmettere con il massimo di rigore scientifico modalità ed episodi di solidarietà popolare, di aiuto reciproco e di valorizzazione della personalità umana, episodi che tuttavia si sono pur sempre verificati in seno alle masse lavoratrici, cioè la solidarietà umana è nata con l'umanità stessa. Noi pensiamo che sia venuto ormai il momento di studiare scientificamente, e quando diciamo scientificamente vorrei che questa parola non avesse niente in sé di freddo, perché niente è di più caldo della solidarietà umana. Ma tuttavia è anche necessario farne uno studio scientifico perché possa venire promossa, perché le esperienze che ci sono a Bergamo, quelle che ci sono a Messina, quelle che ci sono non so in quale altro luogo, possono venire confrontate fra di loro. E allora lungi da noi il dire che noi abbiamo fatto qualche cosa di nuovo. In un breve capitoletto che in uno domani o domani l'altro, se voi avrete la pazienza, io vi leggerò, ecco, racconto appunto la storia del sorgere dello studio scientifico della solidarietà umana, non della solidarietà umana, è una cosa molto diversa, dello studio scientifico della solidarietà umana a livello microsociale, perché come diremo infinite volte, perché questo è un punto fondamentale su cui non vorremmo essere malintesi, cioè noi sappiamo che le organizzazioni della classe operaia sono a livello di grandi masse popolari
sono promotrici di solidarietà proletaria, popolare, e sono esse stesse delle grandi educatrici degli uomini. Quindi desidero subito chiarire questo, che quando io faccio il discorso, che dico che non è stata ancora studiata in forma scientifica la solidarietà popolare, ecco, io faccio sempre riferimento a livello di piccoli gruppi, cioè io dico insieme al quartiere, no? E guardiamo in quella famiglia che il figlio maggiore supponiamo che va a rubare i motorini, c'è la madre che lo va a denunciare, oppure che lo copre. Vediamo perché accade questo. Allora noi abbiamo questo spazio limitato di indagine e di ricerca, cioè noi vogliamo puntare i fanali della ricerca, della chiarezza, laddove finora si è fatta solo confusione, perché come prima diceva la compagna che ha parlato, però quando c'è qualcosa che non va si va dallo psichiatra, cioè si va da qualcuno che è al servizio dello stato di cose esistente e ha tutto l'interesse a che le acque restino intorbidate, perché egli stesso appartiene alla classe dominante, o per nascita o per aver raggiunto quel posto nella corporazione medica. Quindi, ritornando al nostro discorso, dicevo, ma lo ripeterò 1000 volte, che noi quando diciamo che solo adesso in maniera scientifica, mentre prima in maniera prescientifica si portavano avanti queste attività terapeutiche popolari in forma prescientifica, in forma non collegata, in forma discontinua, in forma frammentaria. Ecco, io intendo riferirmi alla solidarietà fra piccoli gruppi, voglio dire, rapporti, studio di rapporti di potere all'interno per esempio di una famiglia, all'interno non all'interno per esempio di una scuola, all'interno di un ufficio, all'interno di un'officina, in una fattoria agricola. Ecco, intendo riferirmi a queste situazioni concrete, non alle grandi situazioni, ai grandi rapporti di potere fra le classi, che sono l'ambito specifico delle organizzazioni dei lavoratori a cui noi facciamo continuo, costante, programmatico riferimento. Dicevo che tali episodi non sono stati sinora oggetto di ricerca scientifica e sono perciò rimasti insospettate le linee di tendenza, le potenzialità evolutive, nonché la forza critica di ciascuno di essi nei confronti delle false scienze della personalità e del comportamento, quali la psichiatria, la psicanalisi e la psicologia. L'attività terapeutica popolare ha quindi oggi davanti a sé due compiti immani, due compiti fondamentali, ne ha tanti, ma due sono fondamentali. Da un lato sconfiggere per sempre psichiatria, psicologia, psicanalisi, false scienze del comportamento e della personalità umana al servizio della classe dominante. Dall'altro lato raccogliere dalle masse, perché possa espandersi e fruttificare in forma scientifica dico, il seme rappresentato dall'aiuto reciproco, che sia pure in forme prescientifiche
sempre gli sfruttati si sono scambiati tra di loro, in attesa dei giorni che creeranno le condizioni preliminari perché i rapporti tra gli uomini possono diventare razionali e trasparenti. Ma oltre ad occupare per intero, a giusto diritto, lo spazio fino ad ora usurpato dalle false scienze della psichiatria, della psicanalisi, della psicologia, oltre a raccogliere, a far fruttificare il seme della solidarietà popolare, l'attività terapeutica popolare ha oggi il compito di promuovere gradualmente l'appropriazione a livello di massa delle conoscenze relative all'attività nervosa superiore, perché noi, quelli di noi che si interessano anche del lato teorico, del lato medico della faccenda, non parlano di psiche, ma parlano di attività nervosa superiore, come ci hanno insegnato i grandi scienziati che hanno perseguito esperimento dopo esperimento, giorno dopo giorno, la ricerca delle attività del sistema nervoso centrale. Quindi dicevo che oltre a porsi in posizioni di lotta contro psichiatria, psicanalisi, psicologia, e ad occupare il terreno usurpato da queste scienze, oltre a raccogliere e far fruttificare i semi della solidarietà popolare, l'attività terapeutica popolare ha oggi il compito di promuovere gradualmente, come si può gradualmente, non vuol dire dall'oggi al domani, quando diciamo gradualmente, l'appropriazione a livello di massa delle conoscenze relative all'attività nervosa superiore, nonché il compito di esercitare una vigilanza e un controllo collettivo, il più ampio e il più rispettoso possibile sull'attività dei tecnici della salute fisica, operando nel contempo affinché una parte sempre più consistente delle conoscenze scientifiche che costituiscono il patrimonio delle scienze mediche possa gradualmente venire acquisita e usata da una percentuale sempre più elevata di cittadini, i quali saranno in tal modo messi in condizione di collaborare sempre più e sempre meglio con i tecnici della salute. Quindi l'attività terapeutica popolare non fa di ogni erba un fascio, Il cardiologo possiede delle conoscenze utili che abitualmente i cittadini non posseggono. Deve naturalmente divulgarle, soprattutto per ciò che si riferisce alla prevenzione, deve spiegare con molta pazienza, più di quanto non facciano gli attuali medici della mutua, ad ogni paziente il perché delle prescrizioni mediante le quali egli spera di alleviare il disturbo del suo paziente. Questo senz'altro, però noi riconosciamo che esiste una scienza medica di cui si è fatto un uso che non è certo degno, che dovrà cambiare, ma con ciò non diciamo che quello che è stato scritto a proposito, mettiamo, della stenoinsufficienza mitralica sia qualche cosa di falso. Diciamo che il soggetto affetto da stenoinsufficienza mitralica, se è ricco, vero, riceve determinati cure, non viene sottoposto a fatiche,
e quindi un soggetto con steno e insufficienza mitralica, se ricco magari può morire a 90 anni, ma se è povero, il soggetto con steno e insufficienza mitralica, se è di grado consistente e se deve fare delle fatiche molto gravi, ecco che la stessa durata della sua vita, non solo la qualità, ma la durata della sua vita verrà influenzata. E i medici, diciamolo pure, non nascondo di essere medico, ma voglio dire, noi medici non sappiamo combattere a sufficienza, perché quanto nella medicina è scientifico, e io personalmente ritengo che le branche della medicina abbiano una base scientifica che va continuamente accrescendosi. Naturalmente nego una base scientifica alla psichiatria, psicanalisi e psicologia. Una parte della psicologia è scientifica, ma serve poco. A noi serve lo studio dell'attività nervosa superiore, e allora non parliamo più di psicologia, non parliamo più di psichiatria, ma parliamo di studio dell'attività nervosa superiore. L'attività terapeutica popolare, dicevo, avendo oggi identificato l'oggetto della propria pratica e della propria teoria, sta cominciando, e ha bisogno dell'aiuto di tutti, sta cominciando a diventare una scienza concreta. La psichiatria, la psicanalisi, la psicologia, false scienze al servizio dell'oppressione, non possedendo un proprio oggetto di indagine, sono state d'accordo, perché la psiche non va bene a nessuno. Il cattolico crede nell'anima e non è la psiche, e non è affatto la psiche. Il non cattolico, anche lo scienziato cattolico, crede che l'anima abbia un supporto materiale che è rappresentato dal sistema nervoso centrale e dal suo funzionamento, che accetta di chiamare attività nervosa superiore. Il non cattolico non accetta che si parli di psiche, quindi cattolici e non cattolici a questo punto sono perfettamente concordi, perché, come diceva una lavoratrice che è venuta l'altra sera nel nostro quartiere, diceva: adesso i miei bambini non hanno più nessuna responsabilità, perché fanno venire lo psicologo a scuola e quindi se qualche cosa non va c'è un po' l'inconscio per traverso. Dice, e allora non avendo proprio messo l'inconscio nella posizione giusta, oppure le forze superegoiche non vanno d'accordo con quelle egoiche, e allora la responsabilità personale dove va a finire? Quindi questo è un punto di convergenza. Cattolici e marxisti ammettono che ci sia una responsabilità che naturalmente poi viene ricercata in maniera diversa, con un collegamento che è un collegamento con le forze sociali, socio-economiche per il marxista, un collegamento diverso per il cattolico. Comunque sia, c'è responsabilità, c'è coscienza, ma per loro, per gli altri c'è l'inconscio, non si sa bene cosa sia.
Queste false scienze, dicevo, saranno ormai costrette a cedere il campo, ma certo non senza la resistenza più accanita a causa dei privilegi socio-economici che esse comportano, ma saranno tuttavia costrette a cedere il campo, dicevo, all'attività terapeutica popolare, la nuova scienza, gratuita, collettiva, concreta, continuativa, reciproca, una scienza che possiede un oggetto di ricerca tangibile, esplorabile, con mezzi che possono portarci non solo a rilevare fatti inconfutabili, ma anche a indagarne rigorosamente le caratteristiche, le linee di tendenza, le potenzialità evolutive. Ma che cosa intendiamo per attività terapeutica popolare? Per attività terapeutica popolare intendiamo l'esercizio di una nuova forma di terapia, di carattere gratuito, collettivo, concreto, continuativo, reciproco, i cui scopi sono essenzialmente i seguenti. Naturalmente è chiaro che quando cominciamo a dire 1, 2, 3, 4 e 5 e siamo all'inizio di una formulazione scientifica, certo che alcune delle voci che vengono considerate qui come essenziali potranno un giorno risultare come non tali, non lo sappiamo, dobbiamo essere disponibili a un contributo, un apporto critico da qualunque parte esso venga, quindi e soprattutto pensiamo tanti dati che ancora non abbiamo scoperto verranno scoperti, ma saranno scoperti da chi? Da chi? Dai partecipanti all'attività terapeutica popolare, non dagli scienziati che stanno nei loro laboratori a misurare cerchiolini. Naturalmente non neghiamo l'importanza dello studio, anzi affermiamo l'importanza dello studio dell'attività nervoso superiore che comporta anche una ricerca rigorosamente scientifica, ma diciamo che lo studio della solidarietà popolare, come essa si promuove, come si forma, sarà soprattutto opera delle masse lavoratrici. E quindi noi pensiamo attualmente, dico attualmente, perché si tratta di qualcosa che è in rapidissimo movimento, noi pensiamo attualmente che gli scopi fondamentali dell'attività terapeutica popolare siano i seguenti. Primo, liberazione e valorizzazione per quanto oggi possibile, e sottolineo 1000 volte per quanto oggi possibile, perché le situazioni non saranno cambiate da noi sarà cambiata, se ci colleghiamo insieme, la nostra felicità personale potrà essere un poco aumentata, potranno essere cambiati i rapporti di potere in una determinata famiglia, potrà il quartiere stesso venire mobilitato, come per esempio l'ultimo incontro di mercoledì scorso, dove un operaio che è stato abbandonato dalla moglie con 7 figli, di cui la più grande ha 12 anni, ecco, e che stava per metterli tutti in istituto, ecco, è venuto da noi in quartiere. Non vi dico che la questione sia risolta, ma vi dico che adesso non pensa più di mandare in istituto, e vi dico che a partire da martedì lui lavora agli alti forni e quando alle acciaierie, e quando martedì comincerà un turno particolare, martedì prossimo in casa sua ci sarà qualcuno del quartiere, e mercoledì anche, giovedì anche, e fino a che non ha finito quella settimana.
Quindi non dico che abbiamo risolto quella situazione, ma abbiamo cominciato a fare un tentativo la prima volta in cui è venuto in quartiere e aveva già deciso di istituzionalizzare i bambini e noi sappiamo bene che questo è il primo passo per iniziarli molto spesso alla cosiddetta carriera del cosiddetto malato mentale. E allora quindi noi non ci illudiamo, voglio dire, diciamo per quanto oggi possibile. Quindi noi ci teniamo moltissimo a questa distinzione, perché noi che abbiamo mandato avanti l'attività qui in San Faustino siamo uomini e donne che hanno una visione politica del mondo. Siamo uomini e donne di partito, lo diciamo con molta chiarezza, di partiti diversi anche, ma quindi non pensiamo che la soluzione dei grandi problemi a livello di masse avvenga attraverso l'attività terapeutica popolare. Quindi diciamo soltanto che si può fare già oggi, qui e adesso, qualcosa. Questo è quello che noi diciamo. Quindi gli scopi essenziali quali noi li abbiamo attualmente individuati in attesa di critiche, di informazioni, di arricchimenti sono i seguenti. Primo, liberazione e valorizzazione, per quanto oggi possibile, della personalità di ogni singolo partecipante, non importa quanto grandi siano le difficoltà che egli incontra nei confronti di se stesso, del mondo esterno e degli altri. Quindi ogni singolo partecipante, qualunque siano le difficoltà che egli ha. Secondo, promozione della solidarietà popolare, in ogni forma che l'inventiva e la generosità proletaria sapranno oggi scoprire. Soluzione di quei conflitti, quando io dico proletaria non vorrei che questo termine che mi è caro spaventasse qualcuno, voglio dire di tutti quelli che non vivono sfruttando il lavoro degli altri, quindi io lo intendo in una maniera molto ampia, non molto rigida, e quindi in questo senso lo intendo. Equivale per me a popolare. Quindi promozione della solidarietà popolare in ogni forma che l'inventiva e la generosità proletario o popolare che dir si voglia sapranno oggi scoprire. Terzo, soluzione di quei conflitti interpersonali che noi denominiamo conflitti aggiuntivi, ovvero sia conflitti evitabili, in quanto possono venire superati mediante critica e autocritica, nonché mediante un esame concreto a livello microsociale di situazioni concrete in vista di una loro concreta trasformazione. Cioè qui, ma se a voi farà piacere ne parleremo nei giorni successivi, noi ci riferiamo a esperienze precedenti, a un tentativo di teorizzazione precedente in cui abbiamo esaminato i conflitti umani e li abbiamo chiamati vero conflitti non evitabili, e sono chiaro che se un padrone mette in cassa integrazione i suoi operai e gli operai decidono in qualche modo di promuovere una qualche attività che ha sicuramente un aspetto conflittuale, noi dell'attività terapeutica popolare non ci mischieremo di questo conflitto. Questo non lo chiamiamo conflitto aggiuntivo evitabile,
assolutamente, ma se per esempio due fratelli invece di amarsi si odiano, oppure due compagni di lavoro hanno continuamente degli attriti fra di loro, allora ecco che noi diciamo che l'attività terapeutica popolare può dare il suo contributo. Quindi, dicevamo, soluzione di quei conflitti interpersonali che noi denominiamo conflitti aggiuntivi o evitabili, in quanto possono venire superati mediante critica e autocritica, nonché mediante un esame concreto a livello microsociale di situazioni concrete in vista di una loro concreta trasformazione, cioè critica e autocritica e dell'ambiente. Quando dico critica e autocritica io mi riferisco ai rapporti fra le persone, perché a un certo momento se devo criticare la mia personalità, i rapporti che ho con gli altri, eccetera, allora farò dell'autocritica, che sarà molto spesso una critica che i compagni mi faranno, persone che mi conoscono mi faranno, e che io cercherò di trasformare nei limiti che mi è possibile vedere in autocritica per ottenere un mutamento favorevole, una crescita della mia personalità. Ma naturalmente devo anche esaminare l'ambiente concreto, vero? Ambiente di fabbrica, ambiente di lavoro, ogni ambiente di lavoro, ambiente che dovrebbe essere coperto dal tempo cosiddetto libero, ma noi sappiamo tutti che il tempo libero non è libero se noi non riusciamo a liberarlo dalla mercificazione di massa. Altro scopo, quarto scopo dell'attività terapeutica popolare è rappresentato dallo smascheramento della psichiatria, della psicanalisi, della psicologia, quali strumenti di svalorizzazione della personalità umana al servizio dello sfruttamento. Perché per sfruttare gli uomini bisogna poterli disprezzare, è difficile poter sfruttare degli uomini se si ammettono che gli uomini sono veramente uguali, cioè è chiaro che sono i rapporti socio-economici che determinano il disprezzo dell'uomo, ma è chiaro che il disprezzo dell'uomo a sua volta è favorevole al mantenimento di rapporti socio-economici di disuguaglianza. Quinto, lotta per la realizzazione del diritto alla salute, lotta da condurre mediante diffusione delle conoscenze fondamentali relative all'attività nervosa superiore, dove risulta che non c'è nessun inconscio, c'è un sistema nervoso centrale che ha un funzionamento molto chiaramente conoscibile, seppure ancora in parte da scoprire, ma tuttavia conoscibile. Dunque, e quindi questo lotta per la realizzazione del diritto alla salute da condurre mediante diffusione delle conoscenze fondamentali relative all'attività nervosa superiore, nonché conoscenze relative al corpo umano sano e malato, con particolare riguardo alla prevenzione delle malattie e alla salubrità dell'ambiente, il che permetterà di poter meglio collaborare con i tecnici della salute e di poter vigilare adeguatamente su di loro, rispettosamente e adeguatamente su di loro. Quindi ci riferiamo qui ai tecnici della salute corporea, perché
non pensiamo che esistano, che siano quelli che si chiamano psichiatri, psicanalisti e psicologi. Non so se qualcuno qui che ci è venuto a trovare appartenga a questa categoria. Ecco, io vorrei davvero salutarli molto cordialmente, vorrei dire che la lotta che noi facciamo nei confronti di queste pretese scienze ci ha portato molto spesso ad uno scontro iniziale, poi ad avere delle amicizie direi molto buone con persone che poi hanno pensato di lavorare in maniera diversa, cioè di fare riferimento a qualcosa di diverso che non fosse quello che era stato insegnato loro a scuola, e soprattutto di avere un atteggiamento paritario nei confronti delle persone. Quindi io vorrei fare questa parentesi, cioè nessun psichiatra, nessun psicologo, nessun psicanalista, purché veramente sia disposto a vedere se quanto gli è stato, a mettere in discussione quanto gli è stato insegnato, il che non vuol dire affatto che ritiene ricercatrice in ogni campo dell'attività umana. Dicevamo che, cioè pensavamo insieme agli amici e ai compagni che queste fossero le finalità fondamentali, e pensavamo che in assenza anche di una sola delle finalità sinora identificate non sia lecito, non si possa parlare di attività terapeutica popolare. Naturalmente diciamo che si tratta di una scienza ai suoi inizi, quindi dobbiamo metterci dei forze, dobbiamo metterci pensiamo, dobbiamo metterci, soprattutto chiediamo tanto aiuto a chi porterà avanti lavori analoghi al nostro, e quindi uno scambio di esperienze. Allora dicevo, ma quali sono le caratteristiche che consentono di raggiungere gli scopi che l'attività terapeutica si propone? In attesa di studi più profondi ed estesi, che ci permetteranno di meglio chiarirne l'essenza, abbiamo creduto, non pretendiamo di avere raggiunto la verità, abbiamo creduto di poter identificare 5 caratteristiche fondamentali, che potranno viceversa essere 10, essere 12 o essere 4, e che poi a seconda di come si esprimono. Riteniamo infatti che l'attività terapeutica popolare debba per sua natura stessa essere gratuita, collettiva, concreta, continuativa, reciproca. Non si deve più pagare per essere aiutati. Questa è una delle nostre convinzioni più profonde. Naturalmente pensiamo che ci siano delle persone come l'insegnante, no? Che è a disposizione dei bambini, e naturalmente l'insegnante nella sua piezza. È chiaro che se ci siamo incontrati dall'assemblea di quartiere, di noi ha bisogno dell'altro, ci possiamo aiutare, ma l'attività del termine viene esercitata da una collettività che nel nostro caso è la collettività del quartiere di San Faustino. Quindi qui nel quartiere i bisogni del quartiere vengono parzialmente perché siamo ancora agli inizi, esaminati dagli abitanti del quartiere e risolti con i mezzi posseduti dagli abitanti del quartiere.
oltre che gratuita, collettiva, l'attività terapeutica popolare è concreta per l'attenzione preminente rivolta agli aspetti materiali della vita e ai rapporti interpersonali di potere e di forza, espliciti o dissimulati. È inutile che io sia gentile con una persona che ha fame, quindi c'è questa concretezza di cui noi discuteremo poi la validità, i limiti, il significato. Inoltre l'attività terapeutica popolare deve essere continuativa, cioè in ogni momento la persona in difficoltà conosce il luogo dove altri compagni vigilano, pronti a offrirgli l'aiuto che gli è necessario, perché vedete la terapia dello psichiatra, dello psicanalista, dello psicologo, a parte che non è terapia, si chiama terapia, ma è sfruttamento. Voglio dire, anche se adottasse quelli che sono i principi dell'attività terapeutica popolare, non potrebbe mai raggiungere i risultati dell'attività terapeutica popolare, in quanto che l'attività terapeutica popolare permette questa continuità. Ci sono 2 assemblee settimanali, ci sono per Pasqua, ci sono per Natale, ci sono per Ferragosto. Non è mai stato saltato un'assemblea da quando abbiamo cominciato. E allora, ma voglio dire, oltre questo, ci sono i gruppi di studio di cui parleremo, gruppi di ricerca e intervento. Ogni sera ci sono delle case in cui i cittadini si riuniscono per discutere i problemi inerenti alla valorizzazione della personalità dei partecipanti a livello appunto microsociale. L'altro carattere è la reciprocità, in quanto chi aiuta viene al tempo stesso aiutato. Se il ruolo di chi aiuta e il ruolo di chi viene aiutato non sono reciproci e interscambiabili, l'aiuto non sarà che un processo di colonizzazione mascherata. In tal modo l'attività terapeutica popolare restituisce agli uomini concreti le proprie capacità terapeutiche, di cui essi sono stati espropriati dalla divisione della società in classi e dalla vita frammentaria, suddivisa, privatizzata, separata, che tale divisione fomenta con ogni mezzo. Si tratta di un'attività che può venire praticata da qualsiasi collettività complessivamente orientata nel senso della valorizzazione della personalità umana, nonché nel senso di una profonda trasformazione della società attuale. Coloro che partecipano all'attività terapeutica popolare si incontrano metodicamente, programmaticamente, a porte aperte, non abbiamo segreti, a porte aperte, a intervalli regolari e ravvicinati. Per scelta esplicita, l'attività terapeutica popolare si limita ad agire a livello microsociale, vale a dire ai fini di una crescita della personalità e dei rapporti interpersonali dei partecipanti, allo scopo di modificare la qualità della vita quotidiana dei singoli. Gli altri compiti li lasciamo alle organizzazioni dei lavoratori, noi ci limitiamo a questi piccoli compiti. Quindi
Diciamo che, ripeto, per scelta esplicita l'attività terapeutica popolare si limita ad agire a livello microsociale, vale a dire ai fini di una crescita della personalità e dei rapporti interpersonali dei partecipanti, allo scopo di modificare la qualità della vita quotidiana dei singoli, attraverso processi di critica e di autocritica, e mediante un'analisi di situazioni personali concrete, in vista di una loro concreta trasformazione. Ciò non esclude, ma anzi presuppone un'interazione continua e reciproca con l'attività politica più generale, con l'attività politica e sociale più generale, e un'interazione che renderà più capace di partecipare all'attività terapeutica popolare in quanto fornirà una più chiara visione del mondo. Cioè noi crediamo profondamente che se non si capisce come è fatto questo mondo sia difficile dare un aiuto alle persone in difficoltà, e quindi noi pensiamo che questo, che oltre a lasciare ai politici il compito delle lotte più generali, noi pensiamo che le persone che hanno un'esperienza politica possano anche dare un aiuto migliore nell'attività terapeutica popolare. Volevo dire che per adesso, poi credo che noi cercheremo che questo convegno risponda il più possibile ai desideri di coloro che sono intervenuti. Ecco, io mi limito a denunciare i problemi ai quali abbiamo particolarmente dedicato la nostra attenzione nel corso dell'attività terapeutica popolare, che si è iniziata in forma scientifica da più di 20 anni e che ormai da 1 anno e mezzo viene esercitata a porte aperte nel quartiere di San Faustino, anche sulla storia di questa teorizzazione dell'attività terapeutica popolare potremo dire più cose se a qualcuno interesseranno. Questi argomenti che ora leggerò verranno trattati sia pure in forma riassuntiva nel corso di questo convegno, qualora dal dibattito ne scaturisca l'esigenza. Per ora mi limito a leggere i titoli di alcuni di essi, visto che l'oggetto di questo convegno è l'attività terapeutica popolare. Allora noi abbiamo identificato alcuni punti fondamentali. Io ve li enuncio, sono semplicemente un elenco, ma credo che altri potranno essere da voi poi suggeriti qualora lo riteniate opportuno. Quindi, anzitutto noi parliamo, l'attività terapeutica popolare, sua limitazione esplicita e programmatica all'ambito microsociale e sua collocazione nei confronti delle organizzazioni cui compete la guida dell'attività politica e sindacale dei lavoratori. Quindi questo noi lo consideriamo un punto fondamentale, lo ripeto, l'attività terapeutica popolare, sua limitazione esplicita e programmatica all'ambito microsociale e sua collocazione nei confronti delle organizzazioni cui compete la guida dell'attività politica e sindacale dei lavoratori. Questo lo riteniamo un punto basilare, in quanto molte volte da persone di buona volontà che hanno compiuto un'attività che poteva anche sembrare analoga alla nostra, mi pare che ci sia stata appunto questa differenza con la nostra, cioè che noi veramente non abbiamo mai preteso di sostituirci alle organizzazioni dei lavoratori, abbiamo preteso di lavorare soltanto, abbiamo preteso di occupare uno spazio che le organizzazioni dei lavoratori non hanno mai occupato, quello
usurpato da psichiatria, psicanalisi e psicologia, cioè lo spazio del quotidiano, del personale, dell'interpersonale, del piccolo raggruppamento umano, sia sul posto di lavoro, sia fuori di esso, però non a livello sindacale, intendiamoci. Per esempio, quando dico che l'attività terapeutica popolare può dare un grosso aiuto, per esempio, a risolvere i conflitti che sorgono sul luogo di lavoro, desidero che si ricordi sempre che non si tratta mai di conflitti di tipo salariale, si tratta per esempio di rapporti difficili fra compagni che hanno gli stessi interessi. Questo mi sembra fondamentale. Poi dicevamo, un altro capitolo che se a qualcuno interesserà verrà trattato è questo: storia e l'attività terapeutica popolare, storia del suo delinearsi in forma scientifica, perché a noi interessa dire soprattutto che cosa l'attività terapeutica popolare è, però è chiaro che noi non ci possiamo sottrarre a questa legge generale, cioè che se noi vediamo qualcosa in movimento, se noi sappiamo da dove proviene questa cosa in movimento, possiamo forse capire meglio dove va questo processo in movimento. Altro compito dell'attività terapeutica popolare è questo: smascherare alla radice in maniera decisiva l'irrazionalismo e le falsificazioni della psichiatria, della psicanalisi, della psicologia, per collegarsi razionalmente e con profondo impegno all'attività terapeutica popolare. Cioè l'attività terapeutica popolare di per sé stessa rappresenta un nemico nei confronti dell'irrazionalismo. Cioè noi pensiamo che il mondo sia conoscibile, difficilmente conoscibile, con fatica conoscibile, con la discussione fra le persone che si propongono di conoscere un determinato fenomeno, però noi pensiamo che il mondo sia conoscibile. Quindi noi lottiamo contro tutti i movimenti irrazionalistici. Quindi dicevamo smascherare alla radice in maniera decisiva l'irrazionalismo e le falsificazioni della psichiatria, della psicanalisi, della psicologia, per collegarsi razionalmente con profondo impegno all'attività terapeutica popolare. Quindi, l'attività terapeutica popolare, il contributo che lo studio scientifico e la diffusione delle conoscenze relative all'attività nervosa superiore possono oggi apportare alla liberazione, al progresso, alla felicità delle masse lavoratrici. Da molto tempo noi per esempio ci siamo occupati della liberazione dei bambini dalle paure, ne discuteremo, cioè noi abbiamo dato gli strumenti per guarire da paure i bambini che venivano invece in passato condotti dallo psichiatra, quindi magari prima avevano solo paura del buio e poi dopo avevano paura di essere malati mentali e quindi invece di una paura sola ne avevano due, una delle quali era più terribile dell'altra. Quindi noi abbiamo diffuso su larga scala queste conoscenze relative alla insorgenza delle paure nei bambini, dico nei bambini, in realtà poi abbiamo visto che molte volte mentre certi maestri di asilo infantile oppure maestre di scuole elementari o medie curavano
nel senso vero della parola, i loro allievi in verità curavano anche se stessi e liberavano se stessi da determinate paure. Un altro degli scopi che noi ci proponiamo è quello di politicizzare i problemi falsamente psichiatrici, falsamente medici, falsamente psicologici, falsamente assistenziali, per poterli esaminare con chiarezza, socializzare e risolvere per quanto oggi è possibile, evitando l'errore di non vedere nella miseria se non la miseria, senza saper cogliere le potenzialità innovatrici e la capacità di una critica al mondo esistente insite in essa. Cioè ogni volta che noi vediamo qualche caso di miseria finanziaria o di sofferenza, come per esempio nel caso di quell'operaio di cui vi parlavo, ecco che allora se noi analizziamo il caso possiamo vedere qualche cosa di più che non il caso singolo. Possiamo leggervi i segni di un mondo che è strutturato non a misura d'uomo, ma per estrarre dall'uomo un profitto. Altro scopo che abbiamo individuato, altro scopo che ci siamo proposti e che proponiamo a tutti coloro che vorranno portare avanti questo lavoro, individuare le forze terapeutiche già presenti e quelle infinitamente più grandi, ancora latenti nelle masse lavoratrici, allo scopo di rafforzare il potenziale di lotta nei confronti della salute, cioè noi ci poniamo il problema della salute mentale essenzialmente. È chiaro che per questo che si dice deve essere inteso in senso limitativo. Occorre impedire che le false scienze del comportamento umano, si chiamino esse psichiatria, psicanalisi oppure psicologia, confischino, deformino, strumentalizzino a vantaggio della classe dominante l'attività terapeutica popolare. Occorre evitare i pericoli connessi col sequestro nel corso degli incontri popolari del ruolo di protagonista, specie da parte di presunti tecnici della personalità, del comportamento e dei rapporti umani. Occorre vigilare sui tecnici della salute e collaborare con essi. E quando diciamo quei tecnici della salute ci riferiamo ai tecnici della salute del corpo, e quando intendiamo salute del corpo, nel corpo c'è anche il sistema nervoso centrale, però quelle che venivano considerate alterazioni del sistema nervoso centrale non sono tali, se non in una percentuale minima, assolutamente minima di casi. E in quel caso esiste un medico che si chiama neurologo. Noi riconosciamo a pieno diritto la scientificità della neurologia e noi ci interessiamo profondamente dello studio della fisiologia e della patologia dell'attività nervosa superiore. Quindi non siamo contro la scienza, questo sia ben chiaro, dovrebbe essere lo Stato per quelli che hanno seguito la nostra attività, ma forse per qualcuno non lo è stato. Allora noi desideriamo oggi ribadire questa nostra posizione, che è stata una posizione adottata fin dall'inizio della teorizzazione dell'attività terapeutica popolare, che risale a più di 20 anni fa. Quindi qui finivo questo mio primo, concludevo questo mio primo intervento sull'attività terapeutica popolare, esortando
tutti presenti a promuovere l'attività terapeutica popolare nel vostro quartiere, nel vostro paese, nei vostri consigli di fabbriche di zona, nelle vostre associazioni ricreative e culturali. Occorre che ogni compagno abbia cura con più sollecitudine dei propri compagni. In tal modo la qualità della vita quotidiana, perché è di questo che ci occupiamo, della qualità della vita quotidiana di ciascun lavoratore, occupato, disoccupato, già oggi comincerà a trasformarsi limitatamente, questo voglio dire, limitatamente, nei limiti permessi da una società fondata sul profitto, in cui pochi uomini vivono sfruttando la stragrande maggioranza degli altri uomini. Allora noi riusciamo davvero a portare avanti l'attività terapeutica popolare, sappiamo che abbiamo fatto qualcosa, ma noi sappiamo che le cose più importanti, i cambiamenti radicali, sono ancora da fare. Ma se la cosa più importante vale a dire una trasformazione radicale dei rapporti socio-economici sui quali è basata questa società, resta ancora da fare, tuttavia ciascuno di noi, anche, e sottolineo anche, attraverso l'attività terapeutica popolare, potrà attingere nuove energie per la lotta necessaria alle trasformazioni che le organizzazioni politiche e sindacali della classe operaia, a cui noi costantemente facciamo riferimento, quindi alle trasformazioni che le organizzazioni politiche e sindacali della classe operaia sapranno portare avanti, valutando i limiti connessi coi rapporti di forza esistenti. In questo modo io credo di avervi dato uno schema frammentario, incompleto del nostro lavoro. Credo che dipenderà da voi se volete saperne di più, visto che il quartiere di San Faustino, l'attività terapeutica popolare, il gruppo dell'attività terapeutica popolare del quartiere di San Faustino mi ha dato questo compito, per me un po' faticoso e oneroso, che però non ho condotto avanti da sola, ma con l'aiuto di tantissimi compagni. E quindi se vorrete ancora discutere di questi problemi, io e gli altri compagni che si sono occupati particolarmente di gettare le basi per una prima teorizzazione, lo faremo ben volentieri.